Buongiorno amici del canale! Ciao! Primo video dell'anno. Comincia bene, primo video dell'anno. Rifaccio. Buongiorno amici Del canale. Primo video dell'anno. Vi proponiamo una console che ha visto parecchie brutture nella vita. Ho contattato la mia amica esperta Barbara e mi ha detto che comunque risale al periodo umbertino, fine 800, primi del 900, 1910. Io so per certo che questa console è stata acquistata dopo gli anni 50 dell'Ottocento, quindi più o meno 1850-60, perché so chi l'ha comprata. Questa console faceva parte della mia casa. Quando io ho aperto questo pezzo di casa mi sono messa le mani nei capelli perché c'era il degrado più totale, purtroppo è stata abbandonata per tanti anni e questa console era tutta mangiata dai topi. Ecco, quando noi vediamo un qualche cosa di rifinito ci facciamo sempre dei castelli. Bisogna a volte essere coraggiosi, perché per mettere le mani a un pezzo ridotto così bisogna essere coraggiosi. Nessuno la voleva restaurare, ma il mio amico Roberto mi ha aiutato dal punto di vista della falegnameria a sistemarla. Il marmo è stato quello che mi ha fatto decidere di salvarla, perché comunque era un bel marmo sagomato, tutto perfetto, qualche graffio ce l'ha giustamente, però è bello, e quindi ho voluto parlare con Roberto Quattrocchi e chiedergli se me la sistemasse perlomeno dal punto di vista strutturale. È a posto, ha ricostruito un pezzo qua che i topi si sono mangiati, qua era tutta graffiata dai denti dei topi, la parte sottostante, la cipollina qui non c'era più, neanche la parte sotto, infatti era tutta quanta per terra. Per miracolo infatti il marmo non si era rotto. Quindi partiamo con questo 2025 con proprio un pezzo di storia. Era più facile buttarla via? Sì, probabilmente questo marmo potevo impiegarlo anche per altro, sì, però se tutti buttassimo via pezzi del passato forse non ci sarebbe più, no? Poi un futuro in cui parlare di un passato. E quindi io parto con un 2025 dove abbiamo salvato un pezzo veramente importante per la mia casa. Franco, fai vedere bene i dettagli e partiamo. Partiamo. Purificare la superficie e purificarla bene, perché i denti di topolino si vedono ancora, anche qua dietro. Guardate qui i dentini dei topi come hanno logorato. Trattarli ai topi, chi avrebbe avuto il coraggio di salvarla? Quindi userò una spazzolina per andare all'interno dei fregi e un panno morbido. Ovviamente non bisogna riempirla di acqua perché abbiamo fatto l'antitarlo, i tarli non ci sono più, però comunque ha tanti buchi, quindi bisogna assolutamente evitare di far entrare l'acqua al suo interno. Come al solito purifichiamo la superficie con ABA, quindi ci mettiamo del bicarbonato e ci mettiamo dell'ammoniaca. Diciamo che come sempre le proporzioni sono 4-5 cucchiai di bicarbonato, un bicchiere di ammoniaca, diciamo che sono molto a sentimento. Giro, l'acqua deve essere calda, mi raccomando, l'acqua calda sgrassa molto di più e previene tantissimo il fatto che dobbiate fare troppe volte ABA. Io ho la mia spazzolina, ma vado proprio a strizzarla e faccio questo. Asciugo anche dopo che ho purificato, perché comunque non devo assolutamente portare sulla superficie acqua. Quindi mi raccomando, soprattutto su pezzi come questo, che possono anche essere con radica, perché questo pezzo qua non è legno massello, ma sicuramente è un pezzo con radica, asciugate. Prendiamo anche lo straccio per aiutarci nelle parti lisce, quindi si va anche con lo straccio, si passa anche la spazzolina per andare bene nelle fessure e poi con lo straccio si toglie subito l'eccesso. ABA in questo caso non è un lavaggio profondo, è proprio una purificazione. Dovete però fare attenzione a tutte le parti che sono state appunto toccate dai topi. Chissà perché quando inizia l'anno io ho sempre voglia di blu, di scintillante, ma non posso mettere l'oro e neanche voglio, perché con questo marmo non ci azzecca niente. Esatto. Ma me la vedevo in un modo, poi parlando con Emma abbiamo detto: ma perché dobbiamo per forza scervellarci nel far sempre qualcosa di diverso quando invece su questo pezzo ci sta bene quella cosa lì? E ho detto: è vero, è giusto. Poi Franco
ha detto che con tutti questi 50-60 tutorial all'anno, più le dirette, più i reel, è dura tirare sempre fuori idee diverse, nuove, ma quando l'idea è nuova, quando l'esagerazione non serve, perché ti devi scervellare e fare qualcosa che oggettivamente poi potrebbe star male? Quindi noi andremo su una tonalità che mi piace, per il primo video dell'anno un sunset blu ci sta, perché avrei messo Pepper Blue Nuit Amour, però invece mi sono, diciamo, convinta del sunset blu, ma lo faccio un pochettino virare al grigio, aggiungendo del London Fumé, perché lo voglio leggermente più spento, meno blu e più polveroso. Sì. Quindi ne mettiamo abbastanza da riuscire a fare sicuramente almeno una mano e aggiungiamo anche la polvere materica, perché è importante su una base di questo tipo mettere un po' di polvere Magic Star, perché i topolini hanno fatto il loro lavoro a dovere e vogliono in alcuni punti tappare alcuni buchini. Quindi aggiungo 2 cucchiai più o meno di London Fumé al sunset blu, giro, capisco se mi piace, se mi basta, altrimenti aggiungo ancora del grigio. Questa cosa la faccio perché voglio spegnere il sunset, farlo sembrare quindi un colore meno brillante, e vedete che la differenza è subito sostanziale, ma senza perdere la sua anima. Se avessi messo del nero l'avrei raffreddato e scurito troppo, invece mettendo del grigio, bello, bello, bello. È proprio delicata la differenza, non è così tanto forte, però abbiamo leggermente spento quella brillantezza del sunset blu mettendo del grigio, vedete? Io però ne vorrei mettere ancora un goccino, anche perché poi tu, Emma, metterai la polvere Magic Star che ovviamente andrà a schiarire un pelino. Sì. Quindi partiamo per step, giriamo bene, vediamo se ci piace. Il tono blu non devo assolutamente perderlo, anche perché deve differenziarsi dal marmo che è grigio con venature nere. Però ecco qua, guardate adesso la differenza, vedete com'è sempre il tono del sunset ma più spento, meno brillante. Vai, mettiamo non troppa polvere, giusto quello che serve per far sì che sia un pelino più mousse. Una mousse coprente. Questo passaggio ci aiuterà anche a coprire bene, probabilmente con una mano e qualche ritocco, senza dover dare 2 mani. Useremo i pennelli a punta, perché bisogna andare bene bene in tutti gli anfratti della console, picchiettando. Se siamo brave, una mano davvero con qualche ritocco e siamo a posto, anche perché il sunset blu è uno dei colori Magic Paint che copre di più. Vi dico la mia top 3: il sunset blu, il royal green e il vin brûlé. Sono 3 colori che non vi deludono mai, coprono tantissimo. Io ti aggiungerei un pepper blu. Beh sì dai, però è scuro, quindi magari se lo aspettano. Però il pepper blu paradossalmente copre anche più del nero, sì. Quindi se volete spendere pochi soldini, ancora più di quello che pensavate, questi 4 colori vi faranno risparmiare tanti barattoli, tantissimi, oltre che essere bellissimi. Allora, bella. Ecco, come vedete non è particolarmente rigida, ma è delicatamente, diciamo, più crema pasticcera, la vedete? Tiene un pochettino di più la forma, vuol dire che nel momento in cui tu la vai a stendere copre ancora di più, tappa di più qualche buchino, puoi anche, diciamo, esercitare un po' di pressione per far sì che vada bene nei buchini e sei a posto. Togliamo via gli altri colori, Emma, così lavoriamo bene, comode, ordinate e via. Iniziamo a picchiettare il nostro colore su tutta la superficie. Se guardate bene la coprenza in questo momento, vedrete che una mano è altro che sufficiente. Noi siamo partiti con la console, gambe all'aria. Ovviamente faremo tutta una mano dappertutto, gambe all'aria, poi la gireremo subito, perché una volta che tu la giri vedrai anche i difettini che non hai visto quando sei gambe all'aria. Quindi è sempre importante, quando si hanno sedie, console, comunque superfici con delle gambine, fare la stesura partendo con il mobile a gambe all'aria. Con un pennellino a punta o un pennellino a punta piatta andiamo a fare una cosa che a me piace tantissimo. Mettiamo in rilievo alcuni punti di questa console prima di fare poi l'ennesima decorazione.
Uso il Dark Sand per andare a alleggerire con questo colore chiaro questo bordino qua, il bordo del fiore e il fiore. Poi faremo anche le foglie di acanto e questa bordura. È una cosa che voglio, relegare solo a queste parti, perché voglio che comunque il blu rimanga molto molto prorompente, non voglio che venga affievolito da troppo bianco. Quindi mi aiuta ad alleggerire. Pennellino piccolino, decidete voi appunto se a punta o se piatto. Poi andate delicatamente dove ci sono i decori che volete mettere in rilievo a colorare. Questa è una di quelle cose che mi piace moltissimo, perché mi dà proprio il tempo di assaporarmi il restyling e divertirmi, rilassarmi. Quindi mettetevi una musica di sottofondo, sedetevi e gustatevi questa cosa. E ovviamente rifatela. Lo fa anche Emma dal suo lato, prima della prossima decorazione. Fatto questo passaggio, dove mettiamo in rilievo alcuni punti, facciamo un lavaggio anticante. Questo per dare profondità a diverse parti del mobile. Ma non è finita qui, perché ci stanno ancora altre sorprese dopo. Il lavaggio lo faccio utilizzando il London Fumé, perché voglio comunque un colore che già è presente, ed è già presente dentro il Sunset Blue, il colore di base, alleggerito. Non metto altri colori. Sarà sempre sui toni freddi, quindi questo lavaggio molto diluito, perché voglio che macchi veramente pochissimo. E nulla, sarà quasi una leggera spolverata scurente per dare un pelino di profondità, un pelino di mistero, non ne serve troppa. Infatti, come vedete, mi sono tenuta proprio abbondante con l'acqua, proprio perché non voglio rischiare che il colore che sto mettendo mi scurisca poi troppo i colori che ho già creato. Mi tengo vicino 2 spugnettine, una bagnata e una asciutta, proprio per questo motivo, perché voglio assolutamente calibrare bene quanto asportare, quanto alleggerire il colore subito, appena coloro. Ma mi daresti anche per favore un pennello King, così posso essere ancora più veloce nella stesura e più morbida. Perfetto. Allora, grazie. Come vedete, io ho un pennello a punta, un pennello King per andare bene anche nelle parti più larghe e per far prima. Puccio un po', ma è talmente liquido il colore chiaro che sarà proprio pochissimo l'anticatura che vado a dare. Ovviamente, avendo diluito tanto, cola tanto. Quindi bisogna essere veloci. Qua oggi io toglierò col pannettino in microfibra bagnato, soprattutto perché voglio asportare di più. Se invece avessi voluto asportare di meno, prendevo il pannettino in microfibra anche asciutto, ma me lo tengo vicino per il semplice fatto che a volte vuoi semplicemente tamponare una goccia che sta scendendo e ti basta già il tamponcino asciutto e non ti serve per forza quello bagnato. Controllo dietro, mi fermo a una campinatura che parte da qua per arrivare fin qua. Panno bagnato e via. Veloce. Non deve essere un lavaggio faticoso, deve essere proprio una spolverata che dia quel tocco di tridimensionalità che magari mancava solo perché era un colore tutto uniforme. E ora vado qui. Vedete, rimane una velatura, però il colore di fondo è molto prorompente. Ricordate una cosa, se volete essere più sicuri in questa tecnica, perché magari siete alle prime armi, potete tranquillamente passare, prima di fare il lavaggio, una passata di protettivo. Il protettivo vi permetterà di calibrare meglio, perché vi farà scivolare un po' di più il colore del lavaggio, non viene subito assorbito dalla base e potrete asportare con più delicatezza, con più lentezza, ragionando anche un pochettino di più sui passaggi che andate a fare. Però vi assicuro che se lo diluite tanto così, come ho fatto io, vabbè, avete comunque la sicura che aggrappa, perché sotto c'è Magic, se mettete un'altra pittura non vi posso assicurare che non si stacchi tutto, ovvio. Però
possiamo comunque essere sicuri che si ha il tempo, no? Per calibrare bene la pennellata, per capire bene dove lasciare e dove togliere. Guardate, ci ho messo pochi istanti io. Anche qua vado a alleggerire un pochino, non troppo. Mi deve schiarire il colore in alcuni punti, scurire il colore in altri, rendendomi il tutto molto più polveroso. Chiaramente nel momento in cui asciugherà saranno ancora più visibili queste sporcature. Adesso sono ancora leggermente chiare, ma quando il colore si asciuga tende a scurire delicatamente. Andiamo avanti. Abbiamo deciso di dare più sollievo, forse alla pesantezza del marmo, che è bello importante, facendo diventare questo piccolo bordino, non tutto, questa parte qua no, ma questo piccolo bordino argento, e usiamo la nostra foglia argento. Prima stendo linfa, che è la missione che fa aderire la foglia, l'ho già messa qui in una coppettina, e con pennellino a punta piatta faccio che stenderlo bene. Mi raccomando, cercate di essere precisi, perché dove voi mettete la linfa si attaccherà la foglia, e se non siete precisi si attacca sbavando. Quindi quando volete fare queste finiture molto nette, lisce, lineari, bisogna avere un po' di pazienza ed essere lenti e precisi. La foglia argento Magic Paint, guardate quanto è spettacolare. Cosa notate? Che non scivola, rimane attaccata al fogliettino arancione che la sostiene grazie al decalco, che è una colla che la tiene bella ferma lì. Questa è la foglia oro, argento o rame di cui vi sto parlando, fotografatevela bene, anche perché la confezione è bellissima. E mi raccomando, non confondetela con altre perché è inimitabile. Si può addirittura tagliare e gestire ancora meglio, perché in questo modo attacchi la strisciolina e non sprechi nulla. Il bello della foglia con il decalco è proprio questo, che tu la puoi plasmare come vuoi. Vuoi mettere solo una fettina per fare un bordino? Lo puoi fare, guarda qui. Lo fai attaccare per bene, spingi bene nel buchino, anche dove c'è la fessurina, anche sotto, e voilà. Non sprechi nulla. In tutti i punti dove è stata messa la colla, la foglia argento si attacca. C'è un pochino in cui non c'è, perché se non si è attaccata bene, non importa, prendi un pezzettino e lo vai a rimettere. Togli subito il difetto. Ecco qua. In questo modo limitate al 100% lo spreco, perché se non vola assolutamente non si spreca e non va dove non deve. Guardate, schiaccio bene con questo tamponcino proprio perché va bene bene nelle insenature dove ho messo io la colla, e voilà. Andrò poi a massaggiare dopo con un pennello ancora più morbido di questo, però per farvi capire quanto è facile l'adesione di questa foglia, e costa veramente poco, assolutamente è uno sfizio che dovete togliervi. Anche qua proseguiamo, facciamo aderire bene il fogliettino, calchiamo bene per farla andare bene anche nell'inseratura piccolina, così, ecco qua, togliamo l'eccesso e voilà, belli precisi, e lo spreco è veramente minimo. Emma passa la cera su tutta la parte colorata, io passo cignoro solo sulla parte in argento. Cignoro sulla parte argentata. Ma parliamo un attimino del cignoro. Le persone mi chiedono come lavare i pennelli che sporcano, che usano ovviamente, con cui usano veramente cignoro. Come si lavano? Essendo comunque un prodotto assolvente, non può essere pulito con acqua. Acqua e sapone. Esatto, con acqua e sapone. Serve un po' di alcol. Esatto. Un goccino di alcol denaturato, di alcol a 90 gradi, alcol rosa al classico, lo pucciate un pochettino lì e potete tranquillamente pulire il pennello. Io ho preso un pennellino piccino piccino perché vado qua sul bordo. Ovviamente non voglio sporcare il colore, voglio solo passare sull'argento.
Perché utilizzo cignoro e non utilizzo la cera? Perché la cera me lo andrebbe leggermente ad opacizzare. Invece cignoro, nel momento in cui poi asciuga, me lo lascia lucidissimo, bello lucido e vellutato. Quindi lo stendo bene su tutto questo bordino e Emma invece passa la cera sul resto. Stendiamo sempre anche su queste superfici un pochettino con pennellata incrociata o roteando, perché abbiamo messo la polvere materica alla base, quindi la superficie è un pelino più ruvidina. Ed anche il primo tutorial del 2025 è Finito. Sono molto felice. Sì. Mi sembra che ultimamente ci mettiamo sempre delle cose ingombranti, però era così scenografico che brava, sei stata molto brava. In effetti ultimamente ci piace sempre di più arredare perché vi diamo un pochettino l'idea di come possa poi diventare un mobile che prima era un disastro e poi in realtà diventa veramente piacevole. Questa parete l'abbiamo finita penso mezz'oretta fa in una diretta, quindi collego perché se volete andare a vedere le dirette dove si fanno domande e risposte, vengono date le risposte in diretta, potete collegarvi sempre il mercoledì alle 17 o il lunedì alle 17, c'è la traduzione in inglese e lì potete scoprire delle cose molto carine. Qua abbiamo fatto vedere come una parete blu diventa marrone in un'ora e quindi create l'ambiente perfetto divertendovi veramente in una giornata. Ora, se volete comprare tutti i prodotti che avete visto nel resto di questo mobile, mi raccomando andate sul sito www.elisiron.com, l'unico sito italiano che vende Magic Paint, o se volete andare da un rivenditore andate sul sito magicpaint.it e lo cercate per regione e troverete quello più vicino a voi. Mi raccomando, Magic Paint non si trova su Amazon, mai, vero? Vero. Mai. Dobbiamo dire altro? No, abbiamo detto tutto. A me questo abbinamento piace veramente tanto, mi garba proprio, brava Emma, se l'ha un po' studiato Emma tutto questo abbinamento. Ciao! Ciao.